he was adamant. He says, I don't want a comedian. I don't want a comic actor for this role. This is a heavyweight part. I want an actor. In all of America, there's got to be some kind of an actor. Go find him, you know? Anche se Pat Morita sarà ricordato per sempre come il caro Mr. Miyagi di The Karate Kid. Sapevate che è stato molto vicino a non essere scelto per il ruolo? È emersa una nuova informazione sconvolgente, che getta luce sulle difficoltà che Morita ha dovuto superare, sia emotivamente che professionalmente, per ottenere questo ruolo leggendario. Il cammino di Morita per diventare Mr. Miyagi è stato tutt'altro che lineare. Ha dovuto superare ostacoli lungo la strada, inclusi problemi a Hollywood e conflitti legati al suo passato. Esploriamo. Ruolo iconico. Pat Morita è stato scelto per il ruolo di Mr. Miyagi in The Karate Kid nel 1984, un ruolo che avrebbe definito la sua carriera. Questa parte sarebbe diventata uno dei ruoli più iconici della sua carriera. È interessante notare che Morita non era inizialmente considerato per il ruolo. Quando si trattava di rappresentare correttamente l'istruttore di arti marziali saggio e serio, molti produttori erano scettici sul fatto che un comico potesse farlo. Nonostante ciò, Morita era risoluto nel voler smentire le loro affermazioni. Durante il provino, ci mise tutta la sua essenza, traendo ispirazione dalle sue difficoltà personali per infondere a Mr. Miyagi un senso di profondità, saggezza e sincerità, poiché era così autentica. La sua interpretazione toccò profondamente il pubblico. Le sue esperienze di vita personale, che spaziavano dal dolore per la malattia e l'isolamento alla forza che aveva sviluppato di fronte alle difficoltà, furono una fonte di ispirazione. Quando Pat Morita cercava di ottenere il ruolo di Mr. Miyagi in The Karate Kid, il processo non fu affatto facile. Nel corso del suo cammino verso questo lavoro famoso, incontrò una moltitudine di sfide che misero alla prova la sua dedizione e la sua capacità di dimostrare il suo valore in ogni singola fase. Poiché Morita era noto per i suoi ruoli comici e per i suoi spettacoli di cabaret, molte persone a Hollywood dubitavano della sua capacità di ricoprire un ruolo così serio. Il passato di Morita includeva entrambe queste cose, un equilibrio che sarebbe stato difficile da raggiungere per chiunque. Figuriamoci per qualcuno che era principalmente conosciuto per far ridere la gente. Era ciò che i produttori del film cercavano in un attore potenziale. Volevano qualcuno che potesse rappresentare senza difficoltà una combinazione di autorità severa e guida compassionevole. Il background umoristico di Morita fece dubitare i decision maker di Hollywood della sua capacità di conferire la gravità necessaria a un ruolo come quello di Mr. Miyagi. Non riuscivano a vederlo portare la gravitas necessaria. Una ricezione tiepida venne ricevuta dal pubblico quando l'agenzia di Morita lo propose per il ruolo. I responsabili del casting conoscevano il suo lavoro, ma erano scettici sul fatto che possedesse la gamma emotiva necessaria per trasmettere la profondità emotiva e il potere calmo che il personaggio richiedeva. E i primi provini e il sospetto del settore. Morita prese la decisione di fare il provino nonostante la sfiducia dell'industria. Lo vedeva come un'opportunità per liberarsi dal tipo di ruolo che aveva limitato la sua carriera fino a quel momento. Tuttavia, i produttori non furono convinti dai suoi primi provini durante il processo. Nonostante riconoscessero le sue capacità attoriali, non credevano che fosse il candidato ideale per il ruolo di Mr. Miyagi. Per il ruolo era necessario qualcuno che possedesse una presenza sia calma che autorevole. Queste erano caratteristiche che non avevano ancora visto in nessuna delle esibizioni umoristiche di Morita. Durante il corso del processo di casting, i produttori fecero provini con un gran numero di attori, cercando il perfetto Mr. Miyagi, qualcuno che potesse infondere nel personaggio un senso di sincerità e dignità. Il tempo stava passando e, nonostante i loro migliori sforzi, non riuscivano a trovare qualcuno che fosse adatto al modello che avevano immaginato. Il personaggio di Daniel LaRusso non era l'unico a cui Mr. Miyagi fungesse da guida. Allo stesso tempo, rappresentava perseveranza, conoscenza e pazienza. La performance di Morita gli valse una nomination all'Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista, un risultato straordinario per un attore asiatico-americano dell'epoca. Non solo sfidò le idee preconcette interpretando questo ruolo, ma dimostrò al mondo la vastità e la profondità delle sue straordinarie capacità. Oltre a trasformare Morita in un'icona,
Mr. Miyagi divenne un personaggio duraturo nella cultura popolare grazie alla sua profonda conoscenza, infusa di comicità e insegnamenti dal cuore. Nonostante altri avrebbero rinunciato di fronte al rifiuto, la resistenza e la determinazione di Morita rimasero incrollabili. Era così determinato a dimostrare di essere capace di dare vita a Mr. Miyagi che chiese un'altra opportunità per fare il provino. Durante questo secondo round accadde un evento sorprendente. Una sorta di colpo di fortuna che avrebbe cambiato il corso della carriera di Morita da quel momento in poi. In quel momento, sembrava che il processo di casting per Mr. Miyagi fosse giunto a un punto morto. Nessuna persona era riuscita a catturare con successo l'essenza del personaggio. Anche dopo diversi provini, il regista del film, John Avildsen, fu responsabile di un cambiamento significativo che avvenne nel corso di questa ricerca continua. Avildsen aveva un occhio per il talento che a volte veniva trascurato. Nonostante i dubbi degli altri coinvolti nella produzione, decise di dare a Morita un'altra opportunità, poiché era affascinato dall'idea di scegliere qualcuno che non faceva parte del tipo comune. Nonostante Pat Morita fosse generalmente riconosciuto per il suo lavoro comico, non era l'opzione più ovvia per un ruolo che richiedeva una combinazione di debolezza emotiva e forza. Tuttavia, Avildsen riconobbe in Morita un talento che era stato ignorato dagli altri e lo incoraggiò a partecipare a un provino segreto, che si svolse lontano dagli occhi scrutatori dei produttori. Morita subì una trasformazione completa e totale il giorno di questo provino estremamente importante. Sia i suoi capelli che la sua barba erano ben curati quando arrivò. I suoi capelli erano pettinati all'indietro. Il suo comportamento esemplificava la saggezza e il temperamento calmo del personaggio, e si comportava con la quieta dignità e profondità che Mr. Miyagi richiedeva. Morita si rese conto che quella era la sua ultima opportunità di dimostrare di essere in grado di assumere un ruolo che gli avrebbe dato la possibilità di esprimere i suoi talenti. Mentre la telecamera era accesa, pronunciò le sue battute con una sottile complessità emotiva e un forte senso di forza. Non era più il comico allegro che il pubblico americano aveva imparato ad adorare vedendo in televisione. Mr. Miyagi, una figura profonda e potente, si ergeva al suo posto. Ogni parola e gesto lo rendevano vivo, e la sua presenza era affascinante, in un modo che era sia gentile che robusto. La performance di Morita riuscì a catturare l'essenza della personalità di Miyagi, che toccò profondamente Avildsen. Il provino di Morita finì, e l'atmosfera nella stanza si fece silenziosa, trasmettendo moltissime informazioni. La performance lasciò Avildsen profondamente colpito. E lui era sicuro di aver trovato la persona giusta per interpretare Mr. Miyagi, quella che stavano cercando. Morita. Le cui capacità variegate erano state talvolta ignorate solo perché era percepito come un comico. Sperimentò un momento di affermazione per la prima volta proprio in quel momento. Tuttavia, nonostante Avildsen fosse convinto del talento di Morita, c'era ancora un ostacolo significativo da superare per convincere Jerry Weintraub, il produttore del film. Fino a quel momento, Pat Morita non era la persona che Weintraub considerava il miglior candidato per il ruolo di Mr. Miyagi. Weintraub era conosciuto per la sua visione chiara e la sua forte determinazione. Weintraub nutriva alcune riserve. Mettere un comico in un ruolo così serio e emotivamente impegnativo sembrava una mossa rischiosa. Era scettico che Morita sarebbe riuscito a esprimere la complessità e l'importanza culturale necessarie per il personaggio, specialmente considerando le precedenti interpretazioni umoristiche di Morita. Nonostante ciò, Avildsen era fermamente deciso a coinvolgere Morita nel progetto. Per attirare l'attenzione di Weintraub, preparò una proiezione speciale, senza rivelare inizialmente l'identità delle persone che avrebbe visto. Il regista invitò Weintraub a guardare le registrazioni del provino. Quando il video della performance di Morita venne riprodotto, Weintraub si trovò affascinato dalla genuinità e dalla complessità che Morita portò al ruolo del personaggio. Attraverso le sue osservazioni, riuscì a vedere la conoscenza innata di Mr. Miyagi, nonché il suo sottile senso dell'umorismo e della forza. Mentre Weintraub era ancora ignaro del fatto che Pat Morita fosse l'attore che aveva catturato così brillantemente l'anima di Miyagi, si rivolse ad Avildsen e gli chiese informazioni sull'attore che aveva fatto un lavoro straordinario nell'interpretare il personaggio titolare. Weintraub rimase completamente sorpreso quando Avildsen rivelò che, in effetti, era stato proprio Morita.
Quello che aveva visto in televisione era una persona completamente diversa dal comico che pensava di conoscere. Weintraub ebbe un punto di svolta cruciale grazie a questa comprensione. Fu allora che iniziò a vedere Morita non solo come un comico, ma anche come un attore capace di portare vera passione, onestà e una profondità significativa al personaggio. A seguito di ciò che aveva visto, Weintraub concluse che sarebbe stato vantaggioso procedere con la scelta di Morita per il ruolo di Mr. Miyagi. Nonostante il fatto che Morita fosse riuscito a ottenere l'approvazione del produttore, la strada per diventare Mr. Miyagi non era ancora completa. La casa di produzione continuava a preoccuparsi se il pubblico avrebbe accettato Morita in un ruolo più serio. C'era molto in gioco riguardo alla credibilità e alla capacità di identificazione con il personaggio di Mr. Miyagi. E le poste in gioco erano molto alte. C'era davvero molto in gioco. Un provino con Ralph Macchio, che era già stato scelto per il ruolo di Daniel LaRusso. Fu l'ultimo esame che Morita dovette superare per dimostrare le sue capacità. Poiché la connessione tra i due personaggi era così importante per il successo del film, la casa di produzione voleva essere sicura che la relazione tra Daniel e Miyagi fosse credibile quando sarebbe stata mostrata sullo schermo. Questo fu un momento davvero importante, il provino. Sia Morita che io siamo stati messi insieme per rivedere alcune delle parti più importanti del film. Fu subito evidente a tutti i presenti che tra loro c'era una scintilla inequivocabile dal momento in cui iniziarono a parlare. La combinazione della rappresentazione di Morita di Miyagi e quella di Macchio di Daniel fece emergere una dinamica naturale che rappresentava meravigliosamente la connessione mentore-allievo, che era al cuore del film. Grazie alla genuinità della loro connessione, l'intensità emotiva delle sequenze in cui apparivano insieme lasciò un'impronta indelebile in tutti coloro che le guardarono. La trasformazione del ruolo in un'icona. L'interpretazione di Morita come Mr. Miyagi sarebbe diventata una delle performance più famose nella storia del cinema. Non solo rappresentò Miyagi come un istruttore di arti marziali esperto, ma lo mostrò anche come un uomo che aveva una storia piena di felicità e tristezza. Una persona la cui conoscenza era stata acquisita attraverso l'esperienza diretta. Mentre svolgeva il ruolo di mentore di Miyagi, Morita fornì un livello di profondità emotiva alla relazione che andava oltre la norma. La sua interpretazione di un personaggio che era paziente, comprensivo e silenziosamente potente, oltre a avere una storia personale che risuonava con gli spettatori. Fu una performance potente e memorabile. È un merito per la profondità e il realismo che Morita ha dato al personaggio che fu nominato per un premio Oscar nella categoria di miglior attore non protagonista per la sua performance nel ruolo. Non solo fu un grande risultato per Morita, ma anche un trionfo significativo per la rappresentanza degli asiatico-americani a Hollywood. La sua transizione dalla commedia stand-up a un ruolo tragico che ricevette elogi dalla critica dimostrò la sua versatilità come attore e pose una sfida all'abitudine dell'industria di classificare gli interpreti in ruoli specifici in base al loro lavoro precedente. Alla fine, la carriera di Pat Morita fu reinventata grazie alla sua ambizione di uscire dai ruoli comici a cui era stato abituato. Morita ebbe l'opportunità di dimostrare al pubblico di cosa fosse veramente capace attraverso il ruolo di Mr. Miyagi, che non era solo un personaggio. Era un'opportunità per lui di dimostrare che aveva il potenziale per affrontare ruoli impegnativi che coinvolgevano vari aspetti. Ed era una possibilità per reinventarsi agli occhi del pubblico e degli addetti ai lavori dell'industria. Nonostante le sfide che incontrò, che spaziavano dallo scetticismo nell'industria a difficoltà personali, alla fine raggiunse un risultato ancora più significativo. La trasformazione di Morita da un ragazzo costretto a letto a un attore di successo a Hollywood è niente meno che motivante. Riuscì a superare gli ostacoli, a mettere in discussione le nozioni preconcette e a diventare un simbolo di perseveranza, sia come persona che come attore. Fu forgiato dalle difficoltà che affrontò nel corso della sua vita. Non solo Morita riuscì a rappresentare la saggezza di un mentore attraverso personaggi come Mr. Miyagi, ma fu anche in grado di trasmettere la forza di un uomo che trionfò contro enormi ostacoli. La sua vita è un promemoria che il vero successo non dipende solo dalle capacità, dipende anche dalla pazienza e dalla forza di affrontare le difficoltà che la vita presenta, essendo nato nel segno dell'avversità. Nel 1932,
Pat Morita nacque nello stato della California. Tuttavia, la sua infanzia non può essere definita come quella di un bambino medio. Morita fu diagnosticato con tubercolosi spinale quando aveva solo 2 anni. A causa della sua malattia, trascorse gran parte della sua infanzia confinato a letto in ospedale. A causa della sua malattia, era frequentemente costretto a indossare gessi a corpo intero e rimase in ospedale per lunghi periodi. Subì molte operazioni, il che ebbe un forte impatto su di lui. Questi eventi lo segnarono con una resilienza che sarebbe rimasta con lui per tutta la sua carriera professionale. Fu la sua esistenza iniziale a fornirgli la forza per resistere di fronte alle difficoltà, nonostante il dolore fisico e la solitudine che provava. Un altro giro di difficoltà si presentò proprio mentre Morita stava iniziando a riprendersi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la famiglia di Morita, insieme a molte altre famiglie giapponesi americane, fu trasferita in un campo di internamento contro la loro volontà. Vivere nei campi di internamento comportava una serie unica di difficoltà. Nonostante ciò, Morita riuscì a coltivare resilienza e prospettiva durante questo periodo cruciale, che in seguito influenzò la sua comicità e il suo lavoro. Morita riuscì a trovare modi per elevare il proprio spirito e quello degli altri nonostante fosse circondato dall'ingiustizia. Trasformò le circostanze difficili in momenti che facevano ridere gli altri e utilizzò la comicità come mezzo per affrontarle. Questo metodo di coping gettò le basi per la sua futura carriera nell'umorismo e nell'intrattenimento, che poi avrebbe continuato a esplorare. Dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, alla famiglia di Morita fu finalmente permesso di lasciare i campi di internamento. Tuttavia, rimasero a dover iniziare il processo di ricostruzione delle loro vite da zero. L'umorismo divenne un rifugio sicuro per Morita quando era più giovane. Per lui, far ridere gli altri non era solo un mezzo per affrontare situazioni difficili, ma anche un modo per superare le differenze e stabilire relazioni. Iniziò esibendosi in piccoli ritrovi, dove poté perfezionare la sua arte e imparare sul potenziale terapeutico della risata. Dopo un po', Morita si fece strada nei nightclub dell'area di Sacramento, dove iniziò a fare stand-up comedy. La sua combinazione unica di comicità, spesso mescolata con intuizioni dalla sua vita personale e dalle sue difficoltà, iniziò a guadagnare riconoscimento gradualmente, ma sicuramente grazie ai nightclub, che gli fornirono una piattaforma. Attraverso lo sviluppo di uno stile che era sia pungente che malinconico, toccò argomenti che risuonavano profondamente con il pubblico. Dalla prospettiva di Morita, l'umorismo riguardava più che semplicemente farci ridere. Creare qualcosa di significativo dalla sofferenza era l'obiettivo di questo impegno. Gli anni 60 segnarono l'inizio del passaggio di Morita dalla scena dei nightclub all'industria televisiva. In un'epoca in cui i ruoli per gli asiatico-americani erano frequentemente limitati a rappresentazioni stereotipate, Morita riuscì a ottenere piccole apparizioni in serie televisive grazie al suo senso dell'umorismo e al suo tempismo. Attraverso la sua partecipazione a diversi programmi noti, costruì progressivamente il suo curriculum, anche se questi primi ruoli erano spesso di pochi minuti, dimostravano la sua versatilità e davano uno spunto sul talento che portava sotto la superficie. Secondo Morita, spesso si trovava limitato a ruoli a causa di alcune concezioni. Si trovò a essere tipo castato. Nonostante queste limitazioni, perseverò, cogliendo ogni opportunità che gli si presentava mentre contemporaneamente restava silenzioso nella sua ricerca di lavori più significativi. Sebbene ricevesse feedback positivi per le sue performance comiche, Morita era consapevole che fosse capace di molto di più. Aveva un forte desiderio di uscire da questi ruoli limitanti e monodimensionali e dimostrare tutta la portata della sua abilità recitativa. Il viaggio che Morita intraprese attraverso Hollywood fu motivato da un desiderio incrollabile di ampliare il suo raggio d'azione oltre il dominio dei ruoli comici stereotipati. Alla fine degli anni 70, era stanco di essere incasellato e iniziò a cercare deliberatamente ruoli che gli dessero l'opportunità di dimostrare la vasta gamma e la profondità delle sue capacità recitative. Era importante per lui interpretare ruoli che gli permettessero di rappresentare la resilienza e l'umanità che aveva incontrato nella propria vita, e voleva esplorare personaggi ricchi di complessità e qualità umane. La carriera di Morita iniziò a prendere una direzione diversa quando fu scelto per un ruolo ricorrente nella rinomata commedia televisiva Happy Days. In questo ruolo,
Interpretava Arnold, il proprietario di Arnold's Drive-In. Morita riuscì a combinare il suo tempismo comico con toni più sinceri ed emotivi, grazie a questa performance, che fu un contributo significativo al suo crescente successo. Nonostante questo ruolo offrisse uno spunto sulle sue capacità, il ruolo che avrebbe rivoluzionato innegabilmente la sua vita professionale era ancora nel futuro. Dopo aver ottenuto il ruolo di Mr. Miyagi, Pat Morita non si limitò a interpretarlo, lo abitò completamente, trasformandosi in un personaggio che sarebbe diventato una figura centrale nella storia del cinema. Morita capì che interpretare il ruolo di Mr. Miyagi significava più che semplicemente recitare delle battute o recitare in un film. Questo personaggio era più profondo. Attraverso la saggezza di Mr. Miyagi, si trattava di riflettere autenticamente sulla cultura giapponese e di trasmettere principi universali al pubblico. Molte persone, compresi i suoi colleghi attori e la troupe, rimasero stupiti dall'impegno di Morita per il personaggio, grazie al livello di passione e realismo che egli mostrava. Per prepararsi al ruolo, Morita fece una ricerca approfondita sulle esperienze degli immigrati giapponesi. Cercò di comprendere non solo la loro storia, ma anche i valori culturali che essi custodivano, con l'obiettivo non solo di perfezionare i movimenti fisici del karate, ma anche di interiorizzare la filosofia sottostante che guidava ogni gesto. Trascorse molto tempo osservando e praticando con maestri di karate che avevano anni di esperienza. Un livello di autenticità che andava ben oltre la recitazione superficiale fu fornito dalla preparazione approfondita che egli intraprese. Mr. Miyagi si trasformò in una figura che sembrava viva grazie all'impegno di Morita. Morita attingeva dalla propria esperienza personale per creare questo personaggio. Morita prese anche ispirazione significativa dalla propria vita mentre scriveva Mr. Miyagi. Vedeva Miyagi come un uomo che era stato plasmato da una tragedia personale e da una tenacia incrollabile, due caratteristiche che Morita comprendeva profondamente. Attraverso l'incorporazione di aspetti della sua narrazione personale nel background di Miyagi, Morita fu in grado di creare una figura sfaccettata che era più di un semplice istruttore di karate. Miyagi divenne un padre surrogato, un mentore saggio e una fonte di forza silenziosa per Daniel LaRusso. Inoltre, divenne una fonte di ispirazione per il pubblico di tutto il mondo durante il corso della sua carriera. La dimensione emotiva impartita da questa connessione personale con il copione era qualcosa che non poteva essere ignorato. Morita aggiunse anche la comicità alla personalità di Miyagi, permettendogli di essere sia serio che accessibile, incorporando momenti di umorismo, mentre interpretava Miyagi, un personaggio multifaccettato che aveva sofferto molto ma riusciva ancora a godere delle semplici gioie della vita. La ricchezza della sua interpretazione brillava, grazie a questa sottigliezza. Mr. Miyagi divenne un personaggio venerato che ha mantenuto la sua rilevanza culturale per molti anni. Tra le caratteristiche più definenti di Mr. Miyagi c'è il suo approccio non convenzionale all'insegnamento del karate. In particolare il metodo di allenamento ceretta su ceretta giù. Oltre a insegnare a Daniel le tecniche vitali del karate, questo metodo semplice ma profondo trasmetteva anche preziose abilità di vita. I compiti domestici che sembravano irrilevanti erano in realtà opportunità per praticare la pazienza, l'attenzione e la disciplina. Le persone di tutto il mondo potevano connettersi con l'importanza della perseveranza e dello sforzo. Quindi questo metodo di insegnamento colpiva sia loro che Daniel. La rilevanza di queste lezioni andava oltre la semplice educazione fisica. Secondo la teoria di Mr. Miyagi, le arti marziali nel complesso dovrebbero dare pari importanza allo sviluppo mentale e personale come alla forza fisica. Gli spettatori ricevevano più di un semplice film divertente grazie al modo in cui Morita interpretava l'equilibrio. Le sue lezioni di vita erano profonde e istruttive. I personaggi di ogni ceto sociale potevano relazionarsi con le lezioni di Mr. Miyagi sul rispetto, la perseveranza e il valore di un mentore grazie agli argomenti universali che trattava. Grazie al modo in cui Pat Morita interpretava Mr. Miyagi, gli spettatori occidentali furono in grado di comprendere e apprezzare gli aspetti della filosofia orientale. Mr. Miyagi offriva una vera finestra su un altro punto di vista. Egli stava in netto contrasto con gli eroi d'azione sfacciati degli anni '80 grazie alla sua personalità serena, al suo approccio cortese e alla sua profonda intuizione.
Né la forza fisica né le manovre spettacolari erano importanti per la personalità di Miyagi. Egli era invece un'emanazione vivente del valore dell'autodisciplina e della forza interiore. Molti spettatori trovarono questo punto di vista rinfrescante e contribuì a un cambiamento nelle percezioni occidentali delle arti marziali e della cultura asiatica. Morita ampliò la nostra concezione di eroismo introducendo una figura che era sia mite che straordinariamente potente. Effetti fuori dallo schermo. L'influenza di Mr. Miyagi si estese ben oltre la trama di Karate Kid. Un'icona culturale. La figura personificava le qualità di conoscenza, pazienza e perseveranza necessarie per superare le avversità. In America, Mr. Miyagi ampliò il suo ruolo oltre quello di istruttore di karate. Egli personificò l'incorporazione della filosofia orientale in una narrazione prevalentemente focalizzata sull'Occidente, offrendo una visione più complessa e completa delle arti marziali e della vita in generale. Le sue lezioni offrivano agli ascoltatori nuove prospettive su crescita, conflitto e risoluzione dei problemi, frequentemente espresse attraverso famose citazioni. A livello globale, Mr. Miyagi ebbe un impatto altrettanto significativo. Miyagi insegnò a molte persone l'importanza del rispetto, dell'umiltà e della disciplina, e per molti fu la prima persona che incontrarono con la cultura giapponese. Come un cambiamento rinfrescante rispetto all'eroe hollywoodiano di solito, il comportamento misurato e cortese di Mr. Miyagi conquistò gli spettatori e gli guadagnò una profonda ammirazione. Hollywood fu anche profondamente influenzata dalla performance di Pat Morita. Mr. Miyagi, il protagonista, aveva sfumature, simpatia e una storia completa nel lavoro di Morita, il che lo rendeva unico in un'epoca in cui i personaggi asiatici erano spesso rappresentati in modo stereotipato o in ruoli di supporto. Questa interpretazione iniziò a cambiare le preconcezioni delle persone, mostrando che i personaggi asiatici potevano essere complessi e multidimensionali, invece di essere semplicemente stereotipi. Dimostrò che le trame basate su esperienze culturali genuine potevano attrarre un ampio pubblico e aprì la strada affinché gli attori asiatici avessero ruoli più rilevanti nei film mainstream. Sia la cultura popolare che le arti marziali furono profondamente influenzate da Mr. Miyagi. Ci fu un significativo aumento delle iscrizioni ai corsi di karate in alcune scuole americane dopo la pubblicazione di The Karate Kid. Gli insegnanti iniziarono a implementare le idee di Miyagi nelle loro lezioni, sottolineando l'importanza del rispetto, della disciplina mentale e della pazienza, oltre alle abilità fisiche. Questi principi erano fondamentali per il metodo di Miyagi. Era una chiara indicazione di quanto fosse potente l'interpretazione di Morita e di quanto il suo personaggio fosse complesso, dato l'impatto che ebbe sulla vita reale. Nel corso di The Karate Kid, l'impegno di Pat Morita nel recitare nei panni di Mr. Miyagi emerge con forza. Egli incarnò il ruolo di mentore e creò una persona leggendaria di cui i fan avrebbero parlato per anni. La sua interpretazione elevò quello che potrebbe essere stato un semplice ruolo di mentore a qualcosa di più significativo, permettendo agli spettatori di vedere dentro il carattere di un uomo che aveva superato ostacoli personali. Miyagi, interpretato da Morita, era più di un insegnante, era un amico, una figura paterna e un'icona di forza silenziosa che toccò persone di tutte le età. L'impatto di Mr. Miyagi andò ben oltre la trama del film. Più significativi furono l'eleganza e la saggezza di fronte alle difficoltà, che ebbero un impatto profondo sulla cultura popolare e incoraggiarono una generazione a praticare le arti marziali. Oltre il regno del cinema, la figura divenne un'ispirazione per chiunque cercasse saggezza, tenacia e la volontà di trionfare contro le avversità, gestire le pressioni della celebrità improvvisa. C'era più caos che pace sotto l'apparente compostezza di Mr. Miyagi. Pat Morita divenne una leggenda grazie al personaggio di Mr. Miyagi, che gli guadagnò fama mondiale. Tuttavia, le difficoltà che accompagnavano la celebrità aumentarono notevolmente la complessità della vita dietro le quinte. Il ruolo che rese famoso Morita, ironicamente, limitò le opzioni che avrebbero potuto aiutarlo a progredire nella sua carriera. Continuavano ad offrirgli ruoli troppo simili al saggio mentore che aveva interpretato. Dopo che The Karate Kid fu un successo, ci fu un'ondata di proposte per Morita, ma erano tutte varianti sullo stesso tema della saggezza composta di Mr. Miyagi. Anche se milioni di persone apprezzavano Morita in questo personaggio,
Lui sentiva di essere intrappolato in ruoli che non lo sfidavano abbastanza. Stava improvvisamente perdendo di vista l'enormità della sua abilità comica, che lo aveva portato alla fama in primo luogo. I direttori di casting non vedevano Morita come l'attore complesso che era, ma solo come il filosofo dal carattere mite, Mr. Miyagi. Molti attori che diventano famosi per un ruolo definente affrontano lo stesso problema che Pat Morita ha vissuto: il tipo casting. Con così poche possibilità per gli attori asiatici a Hollywood negli anni 80 e 90, questa situazione era particolarmente rilevante per Morita. Una volta che Morita si era legato a un determinato personaggio, le sue prospettive di carriera erano ancora più limitate a causa della scarsità di opportunità diverse per gli attori di origine asiatica. In diverse interviste, sollevò frequentemente questo problema, esprimendo il suo disappunto per la mancanza di diversità nel settore e il suo bisogno di ruoli più complessi che permettessero agli attori di dimostrare le proprie capacità. Morita era fermamente convinto che i personaggi dovessero essere interpretati con empatia e profondità, senza essere vincolati ai ruoli precedenti. Lottò per una maggiore diversità a Hollywood, chiedendo ai produttori e ai direttori di casting di guardare oltre le sue caratteristiche esteriori e di apprezzare la gamma e la competenza degli attori. Gli sforzi di Morita portarono alla luce l'importanza di espandere gli orizzonti del settore per includere narrazioni diversificate, preoccupazioni per la salute e fallimenti creativi. In quel periodo della vita di Morita, stava affrontando sia problemi di salute professionali che personali, a causa della sua storia di salute fragile che iniziò quando era giovane e stava recuperando dalla tubercolosi spinale. Morita trascorse diversi anni in un sanatorio. In rare occasioni, questi problemi di salute si ripresentavano, rendendo difficile per lui mantenere una routine di lavoro regolare. Nonostante questi ostacoli, la dedizione di Morita alla recitazione rimase incrollabile. Fece doppiaggio per film d'animazione e partecipò a diverse apparizioni televisive. Quando i ruoli principali che soddisfacevano le sue aspettative non si concretizzarono, questi ruoli non ebbero lo stesso impatto o la stessa rilevanza di quello di Mr. Miyagi, ma diedero comunque a Morita l'opportunità di esprimersi creativamente e di soddisfare i suoi desideri. Nonostante tutto ciò, la passione di Morita per la recitazione e il suo desiderio di vedere Hollywood più diversificata rimasero incrollabili. Divenne mentore per giovani attori asiatici che cercavano di emergere nel settore e divenne un sostenitore vocale dei diritti degli attori in generale e degli attori di minoranza in particolare. Morita li ispirò a perseguire opportunità al di là di quelle che l'industria normalmente offriva, condividendo con loro le sue esperienze. Il genuino desiderio di costruire una Hollywood inclusiva, capace di raccontare storie che rappresentassero tutte le esperienze umane, fu la forza motrice dietro la sua attività di lobbying sottile ma efficace. Parlare di trasformazione. Senza dubbio, l'interpretazione di Morita di Mr. Miyagi ebbe un impatto su Hollywood che andò ben oltre il regno dell'intrattenimento e plasmò profondamente gli atteggiamenti sociali. Mr. Miyagi era più di una figura fittizia. Grazie a lui, Hollywood riuscì a abbattere barriere che erano state in piedi per molto tempo. Mr. Miyagi fu il modo in cui Morita introdusse il pubblico a un personaggio asiatico forte, morale e intelligente. Le aspettative sia del pubblico che dei professionisti del settore furono modificate da questa rappresentazione, mostrando che i personaggi provenienti da origini diverse potevano portare storie e connettersi con gli spettatori. Il lavoro di Morita aprì la porta a rappresentazioni più complesse e stratificate dei personaggi asiatici. Aveva un forte desiderio di narrazioni che avessero protagonisti asiatici, persone che non fossero semplificati cliché, ma individui completamente sviluppati con vite interiori complesse. L'impatto di Mr. Miyagi si estese ben oltre l'industria dell'intrattenimento. Mr. Miyagi divenne un'icona della cultura giapponese, rappresentando la perseveranza, la saggezza e la pazienza. La sua interpretazione colpì il cuore degli spettatori in tutto il mondo. Non solo in America, lui si presentava come un legame tra il pensiero orientale e quello occidentale, offrendo un punto di vista più calmo e saggio rispetto ai protagonisti audaci e ricchi di azione dei blockbuster di Hollywood degli anni '80. In modi sorprendenti e significativi, l'influenza del personaggio raggiunse la cultura popolare. Dopo la pubblicazione di The Karate Kid, i dojo di arti marziali negli Stati Uniti videro un aumento di interesse e adesioni.
Al centro della visione del mondo di Mr. Miyagi c'erano le virtù della pazienza, della disciplina e del rispetto. Di conseguenza, molti insegnanti iniziarono a incorporare queste idee nelle loro lezioni. Le arti marziali, un tempo considerate un'attività di nicchia in Occidente, grazie a questa transizione culturale, furono elevate al livello della cultura popolare, dove ora sono riconosciute come una disciplina filosofica legittima con lezioni pratiche applicabili alla vita quotidiana. Sostenere e guidare gli altri. Pat Morita era determinato a fare la differenza nel mondo, e non solo attraverso l'eredità di Mr. Miyagi sullo schermo. Per gli aspiranti attori, soprattutto quelli di origine asiatica, divenne una fonte di ispirazione e guida. Attori come Ken Watanabe e Daniel Dae Kim menzionano spesso Morita come un'influenza, descrivendo come la sua interpretazione di Mr. Miyagi ha loro mostrato che potevano raggiungere la fama a Hollywood, rimanendo fedeli alle proprie radici e alla propria cultura. Molti giovani attori ammiravano Morita come una fonte di ispirazione, perché lei dimostrava che il cambiamento poteva avvenire anche in un settore notoriamente competitivo da riformare. Coloro che ebbero l'onore di conoscere Morita personalmente sentirono il suo impatto tanto quanto coloro che lo guardavano in televisione. La sua disponibilità a fare da mentore ai nuovi attori e a condividere la sua saggezza gli valse la reputazione di persona gentile. In modo sottile, divenne un mentore, guidando altri attori attraverso le difficoltà di un settore che a volte li stereotipava. Una delle parti più significative dell'eredità di Morita fu la sua dedizione nell'aiutare le persone. Alterare il panorama di Hollywood. L'interpretazione di Pat Morita di Mr. Miyagi ebbe un effetto significativo e duraturo su Hollywood. Prima della performance di Morita, i grandi film di Hollywood raramente presentavano rappresentazioni positive degli asiatici. Questo stereotipo venne abbattuto da Mr. Miyagi. Oltre alla sua abilità fisica, era gentile, intelligente e moralmente retto. Il pubblico rimase affascinato dal suo potere emotivo. I personaggi asiatici potevano essere complessi, sfaccettati e realmente umani, come Morita dimostrò. The Karate Kid non solo cambiò la traiettoria della carriera di Morita, ma costrinse anche Hollywood a confrontarsi con la sua rappresentazione dei personaggi asiatici. Ha dimostrato ai produttori che i lettori e gli spettatori erano interessati a storie, con protagonisti asiatici e disposti a osservare personaggi che sfidavano gli stereotipi. L'interpretazione di Morita ha dimostrato che un personaggio potrebbe avere radici culturali forti eppure essere universalmente compreso e apprezzato. Grazie a questo cambiamento nella rappresentazione, Hollywood è diventata un po' più accogliente verso un casting e una narrazione più diversificati. L'influenza lasciata da Mr. Miyagi. L'impatto di Mr. Miyagi andò ben oltre il regno della televisione. Si impiantò nell'anima degli spettatori. Le lezioni insegnate dalla routine dei personaggi, che si estendevano a concetti più profondi come la perseveranza, l'equilibrio e la pazienza. Erano più di semplici parole su una pagina. Gli spettatori in tutto il mondo trovarono conforto in esse e divennero mantra che li aiutavano a superare ostacoli personali. Tutti noi possiamo identificarci con il messaggio di Mr. Miyagi di raggiungere un sano equilibrio nella vita, trattare noi stessi e gli altri con dignità e avere pazienza di fronte alle difficoltà. Questi insegnamenti senza tempo hanno un impatto duraturo grazie alla loro semplicità e profondità. L'interpretazione di Mr. Miyagi da parte di Morita ha innescato un cambiamento culturale che ha contribuito a far guadagnare alle arti marziali più rispetto e fama nella società occidentale. Con il passare del tempo, le arti marziali sono state apprezzate per molto più del loro valore difensivo. Sono state anche considerate discipline che insegnano lezioni importanti sull'umiltà, sulla perseveranza e sul trovare la propria strada nella vita. La sua influenza si è estesa oltre il regno della cultura popolare, permeando le prospettive individuali sulla crescita personale e sulle arti marziali. Un tributo alla perseveranza, all'adattabilità e alla fede incrollabile nei propri talenti di Pat Morita è la sua ascesa, da comico in difficoltà a attore che ha dato vita a uno dei personaggi più popolari di Hollywood. Condividi i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto. Non dimenticare di cliccare sul pulsante mi piace e iscriverti al canale per rimanere aggiornato con altri contenuti interessanti. Ti ringraziamo per aver guardato. Goditi il prossimo video.